I create 7 name, but the eighth name, the real name is I will not use it. La ricerca del film nasce da un territorio molto circoscritto, che è un piccolo quartiere tardo medievale di una città storica italiana, settentrionale, in cui tante energie umane si riuniscono. Quindi il ritratto all'inizio del film non era previsto, all'inizio della ricerca. Era previsto il ritratto di un territorio, un documentario di osservazione su un luogo molto specifico in cui forse era possibile cogliere l'essenza di un grande fenomeno, il fenomeno migratorio, un fenomeno transitorio, un fenomeno di attraversamento della penisola italiana come una sorta di ponte verso l'Europa, e questo luogo nel centro di una città lo poteva rappresentare, quindi era il ritratto di un territorio. Lungo la ricerca questo non è bastato, questo territorio non bastava, perché le persone che lo attraversavano andavano oltre, quindi abbiamo dovuto rompere il patto iniziale del film. Anche andando contro a delle prime risposte positive istituzionali, però abbiamo detto è più importante proseguire, e ci veniva chiesto dalle persone che erano lì di seguirle verso Ventimiglia, verso la Francia, e quindi è diventato il ritratto di 2 territori, ma da Ventimiglia ci è stato chiesto di proseguire verso Parigi, quindi è diventato il ritratto di 3 territori. E quindi il paesaggio era molto forte. Cerchiamo di seguire questo paesaggio mobile, quindi l'attraversamento di una terra al di là dei confini europei, al di là dei confini amministrativi, diventava molto importante, perché le persone erano un flusso generico, generalizzato, quindi era un gruppo di persone anche quasi senza volto. E quindi il paesaggio prendeva potere, un paesaggio in movimento, notando, e questo è un nostro vecchio interesse, come anche se Bologna, le Alpi Marittime e Parigi siano 3 ambienti molto diversi, in realtà in questa tarda età postmoderna ci sono tantissimi luoghi comuni, elementi comuni. E quindi come se per queste persone che attraversano questo territorio indefinito internazionale fosse un unico territorio e quindi un unico paesaggio da dipingere, che è, diciamo, l'asse centrale europeo Italia-Francia. A un certo punto un personaggio particolare all'interno di questo flusso di persone ha potuto rappresentare tutto il gruppo, e quindi è nato il vero ritratto individuale, e quindi il ritratto non era più quello del territorio, ma era quello di una persona, ma questa persona non poteva essere ripresa in volto per protezione della sua identità, quindi era comunque un ritratto mancato. Allo stesso tempo questa figura che si muoveva tra tutti questi territori era esattamente come in pittura, stagliata o in fotografia, stagliata sul paesaggio. Questo durante la ricerca, durante la fotografia, durante la concezione della fotografia. Alla fine, diciamo, del primo corso di questo viaggio, abbiamo pensato di approfondire di più il ritratto, e quindi anche se non potevamo mostrare il volto, un ritratto in senso metaforico ha iniziato a crescere rispetto al paesaggio. Quindi esistono dei fondali che servono per ambientare il ritratto individuale. Sono stato forse presuntuoso
nel dare a Pepsi vari ruoli. E questo è interessante anche dal punto di vista di che tipo di documentario, finzione uno vuole realizzare. Il primo era un ruolo di martire. Poi è cresciuta una pista che è collegata a quella del martire, quasi messianica, e poi ho pensato a Jeanne d'Arc, a Giovanna d'Arco. La sua transizione sessuale si perde nel racconto del film a favore di una transizione che probabilmente è più importante da un punto di vista collettivo, perché la transizione sessuale è una questione emblematica individuale. Poi è chiaro che una persona può lottare per la transizione sessuale, per il diritto alla transizione sessuale, e questo diventa un movimento collettivo, ma resta comunque una decisione individuale, mentre la libertà di movimento nella comunità europea è una questione sia individuale che estremamente collettiva, anche partendo dal concetto di comunità europea. Quindi la sua transizione intercontinentale, intermediterranea e intraeuropea rappresenta una sorta di satellite fuori controllo rispetto alle norme, che fa parte di un movimento molto più grande. Cioè Pepsi non ha fatto una cosa che ha fatto solo lei, l'hanno fatto centinaia di migliaia di persone, e nella storia l'hanno fatto probabilmente centinaia di milioni di persone, quindi questo aumenta il grado di universalità del ruolo di Pepsi, il ruolo del migrante, ma oltre al ruolo del migrante anche il ruolo del pioniere. E in quel senso, infatti, un altro ruolo che le abbiamo conferito, e io lo sento molto vicino alla transizione, è un ruolo come di astronauta, cioè una persona che non viaggia in realtà attraverso confini fisici, non intesi come corporei ma come fisico-geografici, ma viaggia all'interno di un cosmo. Per una persona che viene da Mindanao e arriva a Calais, il confine non è niente, il confine è l'astro, cioè è il pianeta, non esiste un confine. E quindi Pepsi ha molti ruoli, molti di questi sono inconsapevoli, ma a un punto in cui gli autori riescono a parlare con Pepsi e a dire: Pepsi, tu stai rappresentando anche un movimento, tu potresti essere un oggetto rivoluzionario. Lei lo comprende e partecipa a questo processo. Trafficker from Libya is not so much expensive because just only 1,000. But trafficker from Europe is expensive. You will pay 12,000 pounds. Within 30 minutes you can enter to United Kingdom. È stato molto delicato anche per me approcciarmi a un fenomeno così difficile, grande. Molte persone, per esempio, all'inizio dicevano: è impossibile fare un film sui migranti, oppure ne sono già stati fatti, non ce n'è bisogno. Altre persone invece magari pensavano che ce ne fosse molto bisogno, e quindi molta confusione se farlo o no. Credo che un tentativo di coerenza complesso sia avvenuto da un lato a livello tecnico, con questa scelta metodologica dell'ibridazione di formati, che è molto forte nel mio percorso e vedo che non riesco ad abbandonare. Ovvero, io penso che ibridare i formati, pellicola, digitale, diversi tipi di digitale, in questo caso anche un uso dell'archivio, di varie tipologie di archivio, e un uso diverso dell'archivio, archivio diciamo tradizionale, archivio personale, archivio istituzionale, archivio estetico. Quindi una grande ibridazione dei formati. Questo è un tentativo di rendere quella fragilità maggiormente organica e quindi maggiormente vivente, restituire un corpo vivente invece che un corpo, diciamo,
che diventa oggetto quasi freddo e astratto e distaccato dall'autore e da tutti. Quindi restituire qualcosa che è molto vitale, molto respirato, molto combattuto, molto insicuro, e non sicuro, da un lato. Dall'altro c'è una questione proprio psicologica del rapporto tra gli autori e il personaggio, ovvero due fragilità che si uniscono e in certi momenti magari l'autore è più forte, il personaggio è più forte, questo ruolo si inverte e quindi il film non è mai unitario. La pretesa, questa è una cosa che su cui ragiono molto, la pretesa del cinema classico di essere unitario, di raggiungere un oggetto unitario, in questo film non mi ha interessato e l'ho quasi combattuta. Allo stesso tempo credo che nel futuro la cosa più sperimentale che io possa fare sarà cercare di fare un film unitario, un film come oggetto completamente definito. Questo è un film invece sullo spazio indefinito, che non è soltanto lo spazio fisico, ma è anche lo spazio del cinema. Un critico, Giacomo Ravesi, a Roma, ha detto che sembra che il montaggio abbia attinto a un infinito catalogo, mi piace molto questa parola, come se fossero a disposizione di Shelter un archivio infinito di immagini, che in parte è vero, ma non soltanto grazie all'archivio, che sarebbe logico, ma proprio attraverso le numerosissime situazioni che abbiamo attraversato. Ma pensiamo solo a Parigi, che catalogo immenso che è. E quindi questa frammentazione è intrinseca di un film di viaggio, un film che perde l'unità di luogo, perde consapevolmente l'unità di luogo, che fa della perdita dell'unità di luogo la propria forza e non la propria fragilità. Perdita dell'unità di luogo che non è soltanto narrativa, ma è esattamente il sentimento contro cui Pepsi cerca è il sentimento che Pepsi deve risolvere, trovare un rifugio. Questo rifugio sarebbe l'Europa, ma questo rifugio è frammentato dai confini. E qui c'è una controversia, per esempio, perché se abbiamo detto che lo spazio è indefinito e sembra sempre lo stesso, da un punto di vista così del non luogo, se vogliamo, il non luogo del confine, allo stesso tempo anche l'Europa, infatti c'è questa scena del carnevale di Nizza all'interno del film che ha proprio questo ruolo, far vedere che anche l'Europa è un luogo molto controverso, frammentato e assolutamente variopinto e probabilmente molto esotico per qualcuno che viene dall'altra parte del mondo. Quindi non solo l'esotico come altrove, ma l'esotico come te stesso. Non che tu sei esotico a te stesso, ma che l'Europa è un concetto, proprio anche politicamente la comunità europea è un concetto che, certo, siamo lo stesso continente, abbiamo delle famiglie linguistiche, ma allo stesso tempo le diversità sono, non faccio un discorso di tutela, ma faccio un discorso di riconoscimento delle diversità. In questo senso la frammentazione, se vogliamo, è, al di là dell'ibridazione dei formati, è estremamente organica. Il corpo umano, l'architettura, la natura è composta di materiali diversi che in un'armonia trovano una forma, e quindi anche questa frammentazione in realtà è estremamente umana,